Ciao, sono Ellis e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano del 2018 che si intitola The Beauty Inside, la bellezza dentro. Di che cosa parla? La protagonista è un'attrice affermata e di successo, che però ha una personalità un po' sopra le righe. Ha sempre un po' la battuta pronta, non esita durante le interviste a manifestare il suo disappunto quando c'è qualcosa che non le va a genio, creando magari anche dell'imbarazzo nelle persone che la circondano. E soprattutto ha la nomea di essere un po' poco affidabile perché spesso scappa nel mezzo dell'attività che sta eseguendo, sia la ripresa di una scena di un film o di una serie, piuttosto che un evento promozionale, piuttosto che una premiazione. Il motivo per cui lei fugge è che soffre di una condizione particolare, ovvero una volta al mese lei si trasforma in un'altra persona, una persona completamente diversa da lei, sia per età, genere, nazionalità, e quindi non può rivelare questa cosa al pubblico perché altrimenti sarebbe proprio la sua fine, sia in termini di carriera che di vita privata probabilmente. E siccome ecco, non può controllare il momento in cui avverrà il cambiamento, perché non c'è una scadenza fissa, lei ha dei sintomi, ha un sentore quando sta per accadere, l'unica soluzione che trova è appunto fuggire. I suoi amici più cari, che sono la sua manager e quest'altro ragazzo aspirante sacerdote che la conoscono da sempre, sono gli unici due a sapere che lei appunto soffre di questa condizione inspiegabile. Lei ha iniziato a manifestare questi sintomi improvvisamente quando aveva 20 anni e la sua prima trasformazione, lo vediamo in un flashback, è assolutamente traumatica perché lei si trasforma in una donna anziana e quindi va completamente nel panico. In quel momento si trova in viaggio in Europa, fugge dalla sua stanza dopo essersi vista allo specchio e non essersi riconosciuta e vaga per la strada fino a causare un incidente in cui una persona cerca di salvarla e rimane ferita. Ovviamente questa persona sarà il protagonista perché chiunque abbia mai visto un dramma sa che questi incidenti pregressi non sono mai casuali e questa informazione peserà come una spada di Damocle, proprio penderà sulle sorti dei due protagonisti che si incontrano all'inizio del dramma perché lei è la modella, il viso che rappresenta la compagnia aerea di cui il protagonista è proprietario, o meglio, lui è l'erede del proprietario che sarebbe il nonno. E lui a sua volta ha un altro problema. In seguito a questo incidente ha avuto un danno al cervello che ha danneggiato la sezione appunto del cervello che è responsabile del riconoscimento delle persone, quindi lui non riesce più a distinguere i visi delle persone. Però nella sua posizione, ovvero di super mega manager al capo della super mega azienda, non può rivelare questa cosa perché altrimenti qualsiasi malattia pecca sulla perfezione qualsiasi cosa diciamo che esuli dall'essere assolutamente perfetti andrebbe a danneggiarlo in maniera irreparabile e quindi maschera questa sua condizione con l'aiuto del suo assistente, quella di sua madre che ha conoscenza di questa cosa e cerca di basarsi su informazioni, diciamo, supplementari, quindi cerca di studiare bene le movenze, l'altezza, le caratteristiche fisiche, al di là dei tratti somatici del viso,
che gli possono venire in aiuto quando deve relazionarsi con qualcuno per non fare appunto gaffe che andrebbero a rivelare al mondo la sua condizione. In questa famiglia lui ha anche una sorellastra che sarebbe la figlia del secondo marito della madre. Il padre del protagonista è morto quando lui era ragazzo, più o meno è morto in realtà ai tempi dell'incidente, e dopo averlo in realtà mezzo già abbandonato, quindi non è che avessero un grande rapporto. La madre ha trovato quest'altra persona che è una specie di botanico con cui invece ha un rapporto assolutamente felice e soddisfacente, e questo tizio ha appunto una figlia che è a capo di un'altra sezione della stessa società, e i due sono sempre in competizione per avere la meglio uno sull'altro. Lei, la sorella, in realtà si sente anche un po' un pesce fuor d'acqua in questa famiglia, e quindi ha questo atteggiamento un po' scostante verso gli altri membri della famiglia, perché non si sente del tutto accettata. Lei, donna super mega capace, molto di polso, molto volitiva, a volte anche sembra un po' aggressiva, che appunto deve competere col fratello per avere la meglio, e con purtroppo la discriminante a suo sfavore dell'essere donna, che è una cosa che viene fatta un po' intendere e viene più volte, diciamo, accennata senza mai entrare nel dettaglio, però comunque viene messa ed è una cosa interessante. I due protagonisti si incontrano quando? Si incontrano in seguito a uno scandalo causato da lei. Lei si stava presentando a una cerimonia di premiazione come sponsor, appunto, come volto, ecco, rappresentante della compagnia, ma è dovuta fuggire perché si è trasformata. La compagnia, nella fattispecie il protagonista, è deciso a essere risarcito da quella che sembra a tutti gli effetti, anzi che è a tutti gli effetti, un'infrazione del contratto, senza sapere ovviamente quello che c'è dietro, e quindi le fa firmare un altro contratto per rientrare, diciamo, dei danni. Durante uno dei viaggi che fanno insieme, lei si trasforma e lui, percependo il grande stress a cui lei è sottoposta, perché sono su un aereo e quindi lei non ha modo di fuggire, le viene in soccorso coprendola e non svelando di fatto il suo segreto ai giornalisti. La cosa interessante qual è? È che lui, nonostante non riesca a riconoscere i visi delle persone, sembra riuscire a riconoscere lei in tutte le sue trasformazioni, e quindi i due pian piano, dopo un iniziale periodo di diffidenza, perché lui la ritiene una persona che non riesce a onorare gli impegni, anche lei si rende subito conto che lui non è perfetto come vuol far credere, e si rende appunto conto che ha questo problema a riconoscere i visi. I due, diciamo, formano una relazione, e questa relazione va avanti navigando le rispettive difficoltà. Tra l'altro c'è le rispettive difficoltà che sono da parte sua di lei, quella di riuscire a mantenere il suo segreto agli occhi del mondo e delle persone con cui deve lavorare. Da parte sua è quello di riuscire a mantenere l'immagine di leader senza macchia che la compagnia impone, soprattutto nella lotta tra lui e la sorella, che in realtà poi si assorbe quando la sorella scopre la condizione di lui e quindi decide di schierarsi dalla sua parte, rendendosi conto anche di che la sua famiglia in realtà la accetta e la apprezza per come lei è veramente. Però ci sono altre persone all'interno della compagnia che comunque a lui vogliono fare le scarpe, e quindi a un certo punto è lui stesso a rivelare la sua malattia, sì, la sua condizione, invalidando la carta, l'asso nella manica, che i suoi avversari volevano giocare per scalzarlo dal suo ruolo. Finché a un certo punto cosa succede?
succede che la spada di Damocle che cadeva, che pendeva sulla testa dei due protagonisti, cade e lei si rende conto che è la responsabile della condizione di lui. E quindi c'è quello che succede di solito purtroppo in queste circostanze, ovvero loro due nel frattempo avevano intrecciato una relazione molto bella e molto, molto sincera, anche consapevoli delle rispettive difficoltà e con un'apertura anche reciproca molto interessante da vedere. Lei, siccome appunto viene sovrastata dal senso di colpa per una cosa che ormai non può controllare, ma non poteva controllare neanche in quel momento, perché comunque era, cioè non era in sé, considerando quello che le è accaduto. E nonostante lui la rassicuri che comunque questa informazione non cambia niente tra di loro all'interno della loro coppia, niente, lei lo pianta e scompare per 2 puntate, finché alla fine invece ritorna e si mettono insieme. Tra l'altro lui nel frattempo è andato a farsi operare e ha risolto il problema ha risolto questo problema, e non poteva farsi operare invece 10 anni prima perché la percentuale di successo dell'operazione era solo del 5%, mentre nei 10 anni la medicina ha fatto passi avanti e quindi le probabilità di successo sono salite al 20%, che non è che siano proprio ampie, però comunque sia meglio del 5%. E i due si riappacificano, si mettono insieme e vissero tutti felici e contenti. La sorella di Paulson nel frattempo ha stretto una relazione con l'amico aspirante prete che ha deciso poi di non farsi più prete e ripeto, vissero tutti felici e contenti. Allora, questo dramma fino alla puntata 13 secondo me è fatto veramente bene, proprio bene, perché la sceneggiatura non è timida con le difficoltà che i protagonisti devono affrontare. Lei a un certo punto si trova ad affrontare la perdita della madre e che soffre di un tumore al pancreas, mi sembra, e quando lei lo scopre il medico le dice: guardi che sua madre ha tipo 1 mese di vita. E quindi lei ovviamente le dedica tutto il suo tempo. Il problema qual è? Che negli ultimi istanti della vita della madre, anzi nell'ultima settimana, lei si trasforma in una donna diversa, più anziana, e quindi è obbligata in un momento così doloroso a stare lontano dalla madre morente. Anzi, la madre muore e lei ha ancora un'apparenza diversa, però viene chiamata dall'amica che l'ha sostituita appunto in ospedale vicino alla madre di lei, e riesce comunque a salutarla, però le rimane addosso proprio il dolore profondo di non essere riuscita a salutarla con la sua faccia. La madre in qualche modo riconosce che lei, anche se ha una faccia diversa, però per lei è una cosa straziante il fatto appunto di non essere riuscita a dare l'estremo saluto a sua madre, essendo lei, con la sua faccia, con le sue sembianze, ma avendo le sembianze di un'altra. E quindi mi è piaciuto, perché spesso i protagonisti dei K-drama devono affrontare delle cose dolorose, delle situazioni dolorose, però a volte sembra che non ci creda neanche lo sceneggiatore. E non so, c'è quel senso del non andare fino in fondo, che invece qua c'è, perché veramente è proprio è una scena straziante, perché si vede, nonostante la protagonista parli molte volte di quanto questa condizione le abbia creato problemi, lì si ha una manifestazione effettiva di questo problema, non è solo un dire questa cosa mi sta rendendo difficile la vita. Qua lo si vede proprio sullo schermo e nella realtà la difficoltà che lei attraversa, ed è quella appunto di non poter stare vicino a un suo caro, perché non ha le sue sembianze, non sembra lei, ma è nei panni di un'altra persona.
E lei appunto più volte, parlando anche con l'amica, che è un personaggio, l'amica, che a me non è piaciuto molto, estremamente leale, cioè grande amica, ma un po' anche a volte come manager soprattutto un po' troppo autoritaria, un po' troppo incline all'urlo e allo sbrocco, che a me personalmente ha dato un po' fastidio. Lei, la protagonista, ripeto, ha questa personalità un po' sui generis, con queste magari uscite anche un po' fuori dalla norma, che le servono probabilmente per affrontare meglio anche questa strana situazione che sta vivendo. E, e lei lo dice parlando a volte con lui, a volte con gli amici. Io non so, prima di tutto non so, di solito le sue trasformazioni durano una settimana fa. Io non so quando ritornerò a me stessa e se mi succedesse qualcosa intanto che sono nel corpo di un'altra, cioè che ho le sembianze di un'altra persona, cioè io potrei anche morire, scomparire dalla faccia della terra e nessuno se ne renderebbe conto perché il mio viso non è più il mio viso. E, e ripeto, ecco, qui nella circostanza della perdita poi della madre, le cose assumono una dimensione molto più di impatto e molto più emotiva. Lui, lei è attrice bravissima, secondo me, proprio ha fatto un lavoro splendido. Lui con la faccia un pochino più imbalsamata, se vogliamo dire, che considerando le caratteristiche del personaggio e la patologia di cui soffre, è calzante, perché comunque la sua imperturbabilità ben si sposa col fatto di non riuscire a distinguere chi gli sta intorno. Però forse un po' troppo, ecco, e questa è una mia opinione personale. Ripeto, fino alla 13ª puntata ero veramente contentissima di come erano stati gestiti i conflitti, i problemi da entrambe le parti e come i due trovano il modo di comprendersi. Proprio fatto benissimo. Nel momento in cui lei appunto scopre di essere la responsabile del problema di lui e decide di tagliarlo fuori dalla sua vita, francamente mi sono cadute un po' le pazienze, per non dire altro, perché questo allontanamento non è funzionale a nulla. Cioè, lei si allontana perché non riesce a reggere il senso di colpa. Vabbè, lui ti dice che non è un problema anche perché ormai quello che è fatto, numero uno. Numero due, si rende conto anche lui che senza questa cosa probabilmente lui non sarebbe la persona che è diventata. Ok? Ehm, Però lei, diciamo, assorbita dal suo stesso senso di colpa, è sorda a tutti i suoi ragionamenti. Ma questo allontanamento di fatto non serve a nulla, perché lei, a parte ritirarsi a vita privata, perché si ritira anche dalla sua carriera, non fa nulla. Cioè non c'è un processo di elaborazione del senso di colpa, non c'è un processo di espiazione che, cioè, che secondo me è inutile l'espiazione perché è una cosa non volontaria, ok? Però mettiamo anche che per lei ci sia bisogno di questa cosa. No, lei va, si ritira in un paesino sperduto e vive la sua vita come una reclusa. Finché lui a un certo punto non la stana e torna da lei, dopo l'operazione, anzi la va a trovare prima dell'operazione e le lascia una lettera. E lei corre fuori sperando di incontrarlo e quindi già gli dico, ok, e quindi il senso di di questa separazione qual è? Se nel momento in cui lui si presenta da te e tu lo manchi per un soffio non vedi l'ora di rivederlo. Cioè nessuno. Si rincontrano poi, mi sembra un anno più tardi, dopo che appunto lui ha fatto l'operazione, ha fatto tutta la convalescenza, ritorna
ritorna in Corea e, ripeto, la va di nuovo a cercare, si vedono, si abbracciano e riprendono praticamente da dove si erano lasciati prima che lei scoprisse tutta la questione dell'incidente. E il senso di questa separazione, se non quello di tirare lungo 2 episodi in più, perché ne dovevamo fare 16 e quindi da quelli non ci possiamo scostare, mi ha lasciato molto amaro in bocca, sono sincera, perché ai fini della trama questa separazione è assolutamente inutile e insensata. E tant'è che poi lei, nel momento in cui torna con lui, ritorna anche a recitare, cioè proprio riprende la sua vita, è come se l'avesse messa in pausa per nulla. Perché, ripeto, dal punto di vista personale, per lei, per la gestione di questo senso di colpa, non è cambiato nulla. A un certo punto lui gli dice che è tornato e ci vede di nuovo perché si è fatto operare, lei pure si arrabbia perché, e mi sento ancora più in colpa perché tu hai affrontato questa cosa da solo e io ero lontana. Ho capito, bella mia, ma eri lontana perché? Perché tu gli hai messo un muro davanti e te ne sei andata per i fatti tuoi, senza progredire di un millimetro da questa tua posizione, se non sentire la sua mancanza. Vabbè, grazie. Non lo so, mi è sembrato proprio uno scivolone sulla buccia di banana verso la fine di cui non c'era bisogno, perché, ripeto, il dramma è veramente bello, è proprio fatto bene, è fatto bene. E secondo me l'hanno un po' sporcato verso la fine con questo cliché solito della rottura dei rapporti causa senso di colpa, che però non sfocia in nulla se non in un allungamento del pathos, ma senza che questo pathos trovi poi uno sfogo, una realizzazione, una canalizzazione in una maturazione del personaggio che lo giustifichi. Ecco, quindi questo mi fa sempre proprio imbestialire quando c'è, perché è proprio palese, cioè se uscisse sullo schermo uno degli sceneggiatori con un cartello che dice scusateci ma non sapevamo più che stratagemma inventarci per arrivare alla puntata 16, e quindi spremfete 2 episodi di niente per appunto scavallare il 16° poi. Boh, vabbè. Peccato perché, ripeto, è una macchia su un dramma che comunque io vi consiglio, nonostante questa cosa che ve lo dico vi farà imbufalire. Bello il rapporto fra i 2 fratelli che una volta che, ripeto, si spiegano, rientra proprio nelle modalità battibeccanti delle relazioni tra fratelli, che sono comunque si sfidano comunque a fare meglio l'uno dell'altra, però allo stesso tempo ci tengono anche alla reciproca felicità. Tant'è che lei viene a scoprire la malattia del fratello, la condizione del fratello dal suo fidanzato, che in realtà non è un fidanzato che lei ama, anzi è un mezzo scapestrato che ha dalla sua il fatto di far parte di una famiglia benestante, e che lei è disposta a sposare solo perché questo matrimonio le farebbe guadagnare punti all'interno della sua azienda e quindi le permetterebbe di vincere contro il fratello. Quando viene a scoprire questa cosa, si rende conto che il fratello, in tutte le volte passate in cui sembrava ignorarla, in realtà non la ignorava perché ce l'aveva con lei, la odiava o le voleva dar fastidio, ma appunto perché c'era una ragione medica. E quindi gli va a spiegare tutto quello che sta succedendo, di come certe persone all'interno della sua azienda vogliono usare la sua malattia contro di lui, e lo aiuta in un certo senso ad assicurare la sua posizione, rinsaldando anche il legame tra di loro, perché anche il fratello in realtà si rende conto anche che il fratello in realtà ha sempre voluto il suo bene, l'ha sempre trattata come una sorella, con il limite oggettivo di non poterla riconoscere quando la vedeva al di fuori di certe situazioni particolari in cui sapeva che lei era effettivamente lei. Ecco.
Il cast ha fatto un buon lavoro, la coppia dalla sorella e dall'aspirante sacerdote molto carina, diversa dalla coppia principale, ma comunque molto interessante, molto intrigante. Ripeto, l'unica che a me non è piaciuta è la manager di lei quando fa la manager, perché come amica proprio 10 lode, ma anche 110 lode. Ma come manager è un po' fastidiosa, francamente. Bene, The Beauty Inside, K-drama, perché c'è anche un film che è del 2015 che io non ho visto, non so se guarderò, però c'è un film appunto del 2015 con lo stesso titolo. Questo è il K-drama, 16 puntate, che io vi consiglio, nonostante un'inutile rottura dei rapporti di cui avremmo fatto volentieri a meno. Bene, direi che anche per oggi mi posso fermare, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!